Nell''ndrangheta ogni famiglia ha pieni poteri, oltre che il controllo della sua zona e sul territorio che le appartiene, dove opera con la massima tranquillità e gestisce il monopolio di ogni sua attività, lecita o illecita che sia. La posizione di ogni singolo membro all'interno di una famiglia è severamente disciplinata e regolata da un ferreo codice al quale non si può sfuggire. Nel caso ci siano problemi con un adepto, questo viene portato davanti al tribunale di 'ndrangheta della sua cosca. Più ndrine nella stessa zona formano una locale. Ogni locale ha un proprio capo, che ha potere di vita e di morte su tutti. Ha un contabile che gestisce la situazione economica e finanziaria e ha un crimine che governa la modalità di regolamento dei conti con le cosche rivali, organizzando omicidi, estorsioni e agguati. Fino alla grande guerra interna scoppiata nel 1985 non esisteva nulla di simile alla cupola di Cosa Nostra, mentre successivamente le cosche della provincia di Reggio Calabria iniziano a strutturarsi in modo verticistico attraverso la Santa, o Società Maggiore, che presenta però differenze significative. Chi fa parte della Santa sono esponenti con il grado di Santista, Vangelista, Quartino, Quintino e Associazione. Ma inoltre, dal 1991 è stata introdotta in Calabria la suddivisione territoriale in 3 mandamenti. Il mandamento tirrenico, o la piana, cioè la piana di Gioia Tauro, il mandamento ionico, o della montagna, cioè la Locride, e infine il mandamento centro, e cioè la città, Reggio Calabria. Queste, come tutti i locali al di fuori della Calabria e dell'Italia, stanno al di sotto di una commissione definita provincia o crimine. Vi parlo in questo video dei 3 mandamenti. Ci fu una grande guerra tra il 1985 e il 1991, all'epilogo della quale ci furono oltre 600 uomini ammazzati. L''ndrangheta si riorganizzò in nuove regole e una nuova organizzazione, dove nacquero i 3 mandamenti, che era un livello intermedio tra il crimine e le locali, perché l''ndrangheta è regole e organizzazione. Primo, il mandamento centro, uno dei motori dell''ndrangheta nel mondo. La città di Reggio Calabria è la casa di alcune tra le più importanti famiglie dell''ndrangheta. La DIA, nelle sue ultime relazioni, ha rivelato che ancora oggi operano nell''ndrangheta famiglie storiche. La più importante è quella dei De Stefano, nel quartiere Archi, meglio conosciute come gli Arcoti, per via del loro radicamento nel quartiere stesso. Fu proprio la famiglia dei De Stefano a vincere la prima guerra di 'ndrangheta, grazie al loro leader Paolo De Stefano, che eliminò i rivali della vecchia 'ndrangheta uccidendo storici capi come Antonio Macri, boss dei 2 mondi, soprannominato Zuntoni, e l'altro boss, Mico Tripoto, ucciso in carcere dalla NCO di Raffaele Cutolo, che con i suoi uomini controllava penitenziari in tutta Italia. Al fianco di De Stefano, nel mandamento centro, c'era la famiglia Decano, che era comandata da Pasquale Decano, insieme ai fratelli Giovanni, Domenico e Giuseppe. Poi la famiglia dei Condello, capeggiata da Pasquale Condello, i quali erano prima alleati, ma poi divennero rivali. Contrapposta invece ai De Stefano, nella seconda guerra di 'ndrangheta, c'era la famiglia dei Merti, capeggiata da Nine Merti, detto Nano Feroce, che si alleò con i Condello per prendere potere sui De Stefano. Nine Merti scampò miracolosamente a ben 2 agguati, dove, in uno di questi, l'agguato lasciò a terra 3 morti e 2 feriti. La vendetta degli Imerti a tutto questo fu l'eliminazione proprio di Paolo De Stefano, che fu l'omicidio più eclatante all'epilogo della guerra che provocò 600 morti. Per metter fine a questa guerra intervenì anche il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina. Il prezzo per metter fine a quella mattanza fu l'omicidio di un uomo giusto, il giudice Antonio Scopelliti. Il secondo mandamento è il mandamento ionico. È qui la mamma di tutta l'intera 'ndrangheta, che a sua volta è diventata col tempo la mamma di tutte le mafie. San Luca,
Platì, Africo, Siderno, Gioiosa Ionico, Locri. Sono queste le terre dei riti antichi, dei Samnit ai piedi della Madonna di Polsi, di boss che hanno scritto la storia di questa organizzazione, come Giuseppe Morabito, Utira Dritto, Antonio Pelli, detto Gambazza. Ci sono state faide molto feroci e infinite, che hanno visto ndrine una contro l'altra, in Irta Strangio contro i Pelle Vottari a San Luca, a Locri, i Cordì contro i Cataldo. Quella zona è diventata la mente e soprattutto il cuore dell'anonima sequestri col Sollaspromonte, che, dopo tutti questi anni, è rimasta la cartolina dell''ndrangheta nel mondo intero. È da lì, è dalla Locride che tutto è cominciato, zona tra l'Aspromonte e il Mar Ionio, è il posto più misterioso e meno esplorato d'Italia. È da lì che è partito un potere che ha raggiunto tutti e 5 i continenti. Infatti, l'Australia è un appendice di Platì, il Canada, dove sono arrivati quelli di Siderno, il Sud America è la casa dei più grandi narcotrafficanti calabresi della storia, che hanno avuto un gran fiuto degli affari, ma anche una grande ferocia e forza militare. Potere che nel corso degli anni è stato rafforzato dalla nascita di altri crimini, che erano diversi dall'unico conosciuto fino al nuovo millennio, che era quello di Polsi. Dipendeva tutto dal crimine di Polsi, l''ndrangheta. Era lì che si decideva tutto, ma poi lì ci fu un'evoluzione dell'unica molecola di Polsi, creandosi nuove scissioni come quella in Lombardia e lo stacco di Crotone, voluto dai crudesi di Nicolino Grande Aragri, seguito poi da quella a Vibo Valentia di Mancuso. Infine il terzo mandamento, che è il mandamento di Renico, è nella piana di Gioia d'Auro, che l''ndrangheta mette insieme potenza militare e abilità economiche enormi, connessioni internazionali e controllo del territorio. Ci fu una pioggia di miliardi stanziata per il polo siderurgico, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il porto di Gioia d'Auro. Hanno reso potentissime le cosche della Calabria tirreniche, accrescendo potenza e influenza in tutto il mondo. A Rosarno c'è il clan Pesce, che partendo dalla piana si è radicato fino alla Lombardia e Valle d'Aosta, sotto la guida di Vincenzo e Nino Pesce. Il clan si è costruito un impero con il narcotraffico internazionale. Sempre a Rosarno, altro clan molto influente è quello dei Bellocco, con il capobastone Umberto Bellocco negli anni '80, il quale battezzò a santista il pugliese Giuseppe Rogoli, che fondò, per volere dei calabresi, la Sacra Corona Unita pugliese. Il clan Bellocco nei primi anni 2000 investirono molti soldi dei proventi del narcotraffico a Bruxelles, fino ad arrivare a costruire e poi comprare un intero quartiere. Nella piana di Gioia d'Auro la più influente famiglia era quella dei Piromalli, comandata dalla straordinaria visione criminale di Mommo Piromalli, che fu capace di intraprendere amicizie con la politica, i servizi segreti e le logge massoniche. Poco distante alla piana c'è Sinopoli, un feudo comandato dall'Andrina degli Alvaro, considerati come i più sanguinari delle famiglie calabresi, che partendo da Sinopoli ha esteso il suo potere in tutta Italia e soprattutto nella capitale, a Roma. Un pentito ha raccontato in un interrogatorio che l''ndrangheta è la mamma di tutti e voleva dire che l''ndrangheta ha tutte le altre mafie al di sotto di essa. Sono gli altri che sono a sua disposizione. Bene, questo video termina qui. Se ti è piaciuto lascia un bel like e un commento per dirmi cosa ne pensi. Se vi piacciono anche questi contenuti ne farò altri per addentrarci in questo mondo. Ma ora ti prego di iscriverti al canale per restare aggiornato sui video futuri e per aiutarmi a crescere. Spero di rivederti nei prossimi video.